sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi ricordo che potete iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. In descrizione vi lascio sempre i link a dei prodotti e video consigliati. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Sulle miniature, così come in pittura o fotografia, possiamo utilizzare luci molto particolari se non puntiamo a realizzare la semplice miniatura da gioco. Possiamo sbizzarrirci con luci laterali, frontali, spotlight, creando effetti attraverso ombre riportate o illuminando solo uno scorcio del modello, lasciando il resto in ombra. Ed è proprio quello che faremo oggi. Come modello useremo Zali 75 mm stampato in resina di qualità prodotto da Ace Studio, che è lo sponsor di oggi. Ace Studio è una realtà italiana lanciata sul mercato a settembre 2023 che con la linea Legends, di cui Zali fa parte, punta a creare 75 mm e mezzi busti acquistabili sia in versione stampata, come quella che state vedendo ora, sia in versione STL per stampanti in resina casalinga, con tutta la libertà che ne deriva in termini di dimensioni di stampa e non solo. Qui in descrizione e nel primo commento vi lascio il link per dare un'occhiata agli store fisico e digitale. Nel frattempo possiamo notare come la stampa sia già rifinita e pronta per essere incollata. Le parti delicate come il viso e le mani qui siano di qualità e grande raffinatezza. Per ragioni di comodità la base la applicherò solo alla fine e dopo aver incollato tutto il modello si presenta così. Partiamo quindi con un primer nero su tutto il modello coprendo ogni recesso e lasciandolo poi asciugare completamente. Se ne disponiamo possiamo utilizzare dei colori per aerografo o diluirne uno normale con qualche goccia di thinner. Con un blu scuro coloriamo l'intera figura. Anche se potrebbe notarsi poco, aiuterà ad armonizzare il tutto e rendere l'idea del modello in ombra. Schiariamo poi il blu con un grigio e lo utilizziamo per tirare fuori i volumi del modello. Qui cerchiamo di non colorare i recessi, ma solo le parti più sporgenti. Lasciamo asciugare e passiamo alla striscia di luce. Prendiamo un marrone caldo e lo applichiamo sul modello solo nell'area che vogliamo illuminare, nel mio caso un'ampia striscia diagonale che illumina anche il viso. Se vogliamo possiamo aiutarci con qualcosa di rigido che ci aiuta a creare una linea di separazione più netta e precisa. A questo punto, affinché sia più luminoso ciò che ci applichiamo sopra, ripassiamo questa area, ad eccezione delle aree meno in vista, con un giallo ocra che ci aiuterà anche a scaldare i colori. Lavorare con l'aerografo qui è un grande aiuto, ma potremmo fare lo stesso lavoro anche a pennello, ottenendo semplicemente uno sketch più spigoloso. Enfatizziamo soprattutto l'area del viso, senza esagerare con lo spessore del colore ovviamente, per concentrare l'attenzione sempre nel punto più importante. Una volta asciugato completamente, il risultato è questo, con un'area ben distinta, pronta per essere dipinta, e due aree scure che spingeranno lo sguardo verso ciò che vogliamo enfatizzare del modello. Siamo quindi pronti a dipingere e, rispettando più o meno i colori che abbiamo già usato finora, individuiamo la nostra palette complessiva. Possiamo partire da ciò che preferiamo, ma in questo caso io ho preferito partire dai capelli neri, diluendo leggermente il colore e scaricando gran parte dell'acqua fino ad ottenerne una velatura. In questo modo, passandolo sul lavoro fatto prima ad aerografo, otteniamo un filtro di colore che rispetta i volumi. Ho utilizzato questa tecnica in altri video che vi lascio qui in descrizione. Facciamo due passate se necessario fino ad ottenere il livello di intensità che preferiamo e passiamo poi ad altri elementi come la fascia in vita di cui ci occuperemo meglio dopo. L'importante è non terminare la pennellata in un punto visibile per evitare l'effetto sporco dello shade, ma farla finire sempre in una giuntura. Alleggeriamo allo stesso modo anche un marrone caldo, simile a quello usato per la base della luce, che utilizziamo per rinvigorire il colore di volto, collo e braccia. Mentre asciuga, prepariamo i colori con cui dipingeremo l'incarnato. Utilizziamo Deep Rust, giallo e bianco per creare diverse tonalità via via più chiare, con cui metteremo in evidenza i volumi. La parte gialla ci deve sempre essere per tenere fede al colore della luce di fondo. Con il più chiaro coloriamo anche la sclera degli occhi con precisione
e dato che abbiamo già una struttura di base nei volumi del viso, per il lavoro pregresso possiamo anche partire dalle luci. Le mettiamo in evidenza fin da subito con uno sketch deciso e poi via via con i mix più scuri ci accostiamo e con brevi tratteggi ammorbidiamo lo stacco. Qui sto utilizzando dei tratteggi per sfumare, ma sul canale trovate altri video che ho realizzato dedicati all'incarnato. Per il lato più in ombra uniamo un marrone freddo e scuro al Deep Rust, così da ottenere un mix perfetto per enfatizzare le ombre, sia quelle del viso che quelle delle braccia e del collo. Non coloriamo la parte delle braccia che non rientra nella striscia di luce. Con un colore a scelta, nel mio caso verde, inseriamo l'iride negli occhi con un pennello sottile e poi aggiungiamo bianco per crearne delle versioni più chiare. Le utilizziamo per inserire una piccola luce nella metà bassa dell'iride. Con il nero ridefiniamo le ciglia per sistemare le sbavature e con molta precisione inseriamo anche la pupilla al centro. In alto, dal lato dove arriva la luce, inseriamo un piccolo punto di luce bianca e concludiamo così gli occhi. Per i gioielli, che io ho scelto di fare in metallo non metallo, creiamo una semplice scala cromatica partendo dal color ocra, da schiarire in diversi step fino al bianco. Rimaniamo coerenti con la direzione della luce e inseriamo una striscia più chiara nella grossa collana, seguendone la forma. La affianchiamo ad una secondaria più stretta e non ci dimentichiamo dei profili. Utilizziamo poi il Sahara Yellow puro per rendere più morbido il passaggio tra ombre e luci. Infine, con il bianco illuminiamo i profili delle decorazioni in rilievo che finora abbiamo tralasciato e seguendo le forme geometriche definiamo anche gli orecchini. Per il copricapo decorato dobbiamo seguire la forma della luce affinché rimanga chiara la nostra intenzione iniziale. Quindi non dipingiamo tutto in modo simmetrico, ma anzi creiamo punti luce intensi nella parte rivolta verso la luce, sul metallo e le gemme, mentre li tralasciamo in quelle rivolte verso l'ombra. La tentazione di dipingere tutto nello stesso modo è forte, ma se vogliamo rendere chiaro l'effetto dobbiamo seguire quella utile traccia fatta prima. Cosa che facciamo anche per l'elemento a raggiera. Schiariamo i profili, le estremità e i volumi con tonalità sempre più chiare e poi sfruttiamo a nostro vantaggio anche le consistenze più leggere. Le usiamo nelle parti chiare per ammorbidire gli stacchi, nascondendoli sotto dei filtri di colore, e li usiamo nelle zone intermedie per ottenere senza sforzo una transizione con l'ombra. Aggiungiamo gli ultimi punti luce nel copricapo e passiamo alle decorazioni del vestito. L'antracite è un colore già presente nel modello, dato che l'abbiamo usato per tirare fuori i primi volumi nelle ombre, schiarendo il blu all'inizio. Creiamo un semplice ricamo sulla fascia del vestito, così da inserire un elemento decorato tra il top e la gonna. Per le sezioni più in ombra utilizziamo antracite aggiunto a nero, così che sia coerente con i volumi, e poi al centro, dove invece arriva più luce, intensifichiamo alcune decorazioni con un mix di antracite e bianco. Anche per la gonna, qui molto presente, possiamo sbizzarrirci cambiando colori o decorandola. Io ho preferito lasciarla semplice, abbinata al top. In ogni caso ci basterà unire il colore della luce, ovvero il giallo ocra, al colore del tessuto, in questo caso antracite, per ottenere tutti i mix che ci servono per dare intensità rispettando i volumi già segnati. Prima di concludere il modello, sempre con il grigio antracite, lavoriamo sui metalli come abbiamo fatto per la parte in luce, senza arrivare a luci troppo intense e chiare. Questo permetterà di ottenere un modello comunque più rifinito, ma coerente con le zone di ombra. E questo è quindi il risultato finale, dopo aver applicato anche il protettivo opaco che ha eliminato alcuni effetti satinati. Il modello di Zali si è prestato benissimo per questo esercizio e prima di salutarci ringraziamo nuovamente Ace Studio per aver reso possibile questo video. Come detto, in descrizione trovate tutti i riferimenti. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.